Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Holmes? Ti droghi? Porco cane, sei messo male. The pupil is dilated. Droghe, Holmes. Holmes, cosa prendi? Cos'altro c'è? Oh. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. Ok. I need to concentrate and count the heartbeats. Sì, non ho capito. Ah, ok. Devo cliccare. A weak pulse, around 50 beats per minute. Per fortuna che lo sai tu, Watson. Holmes. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. Ma stavi We morendo. brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Fetch your hat. Apprezzo i 2 amanti laggiù. Sì, no, che siamo... sì. So che era sbagliato, grazie. Sappiamo già che era sbagliato e... Ah, non mi hanno dato la... Ah, me l'hanno dato il fischio. Perché me l'hanno dato se l'ho fatto sbagliato? Raggiungi le strade del termine. Sì. Allora. Non volevo... Aspetta, com'era che si faceva? R, ok. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Sì, mi sono appena avvelenato da solo, o almeno... Il cane si è spostato. On the sofa for the 3rd time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Questa domesticità. Che parola difficile da dire. Non importa. This is where I keep my post. Allora, questa volta non farò lo sbaglio che ho fatto l'altra volta. Questo caso si inizia oggi e si finisce oggi perché sennò sono problemi. L'altra volta ho sbagliato il caso. Non dico che non posso sbagliarlo anche facendolo tutto in una volta, perché sicuramente lo farò, ma è meno probabile. Perché ho tutto in mente, diciamo. Mentre se lo lascio stare per un paio di giorni come ho fatto l'altra volta, rischio di dimenticarmi cose.
beautiful place. Già. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Ok. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Probabilmente hai sbagliato, dato che sei alle strade. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Sì, ma per come è morto, scusa. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Sì, parliamo con Mr. Phillips. Mi pare una buona idea. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Molto bene. Io volevo fare il profilo di Lestrade, anche se non serve. Che leggere. Gli occhi stanchi, tipo. Mi piace questa terna di deduzioni. Pignolo. Bottoni brillanti. Città di Manchester. Cos'è? Non ho capito cos'era l'ultima cosa. Vabbè. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Ok, mi è piaciuto un secondo se rivedo il tuo telegramma inviato oggi, era ok. Va bene. Ci sono state altre visite? Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Ok. Questo caso sembra interessante. The Più di steam quello del room's on treno. the other side, Mr. Holmes. Più di quello del treno. Non mi è piaciuto tanto quello del treno. Non ci sono cose. Frigidarium. Frigidarium? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Mi scusi, signore. Devo andare nel Exitus. The steam room. The changing room. Apoditerium. Oh, oh, è grande questo posto, mi piace. Vediamo. Non sembra essere Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Io vado in giro con questo nel caso ci sia qualcosa. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Già. Andiamo.
Mi fa ridere. Interrogare uomini nudi, tipo. Che sono nella stessa stanza di un morto. Lord Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Ok. Esaminiamo cose. I should check this blood sample at Baker Street. Decisamente, direi. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Sì, dovresti. Molto bene. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Ok, quindi un colpo di qualcosa nell'occhio. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Some dirt or earth. I'll take a sample. Sì. The death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Capisco. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Probabilmente è meglio se devi fare una sauna. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous, do you know that? Grazie, Watson. Lo prendo come un complimento da parte tua. Ci sono sicuramente indizi strani qua dentro. E invece no. Va bene, parliamo con gli uomini nudi qua. It's horrible. So Rodney is dead. Can't we speak about it somewhere else? Nah. Blood traces wiped on the towel. Sembra che tipo si sia appeso, tipo. Oppure no, non lo so. I'm in shock. I don't want to talk. Vabbè. It's horrible. I can't talk at the moment. Come siete noiosi. Sì. Mi sono morta una persona davanti. Cos'è questo? Interruttore del vapore. Ho appena aperto il vapore. I'm unable to see even a few feet away. Capisco. Ti sei appena fatto una sauna senza tipo... non si vede ancora di meno così. L'interruttore. Mi serviva il talento per togliere il vapore, capisco. Occhiali. Chissà di chi erano, della vittima? One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Probabilmente della vittima. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Ok. The brazier is still burning. The heat here is extreme. E non posso prendere quello. I will need something to pick up this melted metal. Beh, già. It is too hot. I cannot reach into it. Beh, per fortuna almeno un pochettino di... non so... come si dice? Spirito di conservazione, istinto di conservazione. Watson, ci serve qualcosa per prendere le robe dal braciere. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Già. Non c'è nessuna arma del delitto. Tu hai qualcosa da dirci? Mr. Holmes? Come al solito. Andiamo a parlare con qualcuno di utile. Tipo Lestrade. Ah, non serve ancora. Mr. Holmes?
I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nah. Boh, no. Però non so perché, però voglio farla aspettare. Please wait, I need to do something first. C'è qualcosa che devo fare prima? Non so se c'è qualcosa che devo fare prima. Nah. Non c'è niente che devo fare alle strade, portateli via. None, Lestrade. Molto bene. Ancora qualcosa da dirci, signor Phillips? Oh, spero che non mi dica qualcosa che devo chiedere a quegli altri, perché sennò è un problema. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared, but I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Mi pare strano, dato che ce l'ho io. Cazzo, non ce l'ho io. Va bene. Okay. Did you leave the baths at any time? No, sir, I did not. Mi pare difficile, dato che è un telegramma, ma... You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. Grazie. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Va bene. Ma se la chiave fosse l'arma del delitto? No, perché, cioè, se tu ficchi una chiave nell'occhio di qualcuno, probabilmente gli fa male. Non credo, le mie teorie sono stupide. Io posso chiudere il braciere. Ah, ma posso andare qui? Oh. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Capisco. Wow, è grande. Gatto, lasciami stare. Non c'è niente. Scatola. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Oh, cos'è? Vediamo. A glass plate negative is missing. Vediamo. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Non niente di utile, insomma. Ah, ok. Va bene. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Interessante. Tavola. Caro amico, vorrei organizzare una conferenza stampa presso le terme di Strand Lane il prossimo mese. Il 1893 è stato un anno importante per il mio lavoro in Egitto, ma è giunto il momento di concentrarmi sull'archeologia inglese, attirando l'attenzione sui nostri tesori nazionali e rivelandoli al pubblico. Vorrei che una grande quantità di giornalisti fossero presenti a documentare l'avvenimento e pronti a redigere recensioni favorevoli se li trattiamo bene. In occasione di questo evento dovrei rispolverare la mia vecchia amicizia con Lord Blackmore e utilizzare i fonti speciali del Royal Archaeological Institute, Sir Rodney Bentcliffe. Interessante. Questi occhiali? Vabbè. Non me li lascio guardare. Sono davvero in pochi a non aver sentito parlare di Sir Rodney Bentcliffe. Si tratta di un gentiluomo dotato di ricchezza, notorietà e vigore, degno dei più raffinati membri della sua stirpe tanto diffusa in Inghilterra. Il suo intelletto è pari al suo fascino, a giudicare dalle affermazioni delle giovani fanciulle dell'aristocrazia europea. Possiede importanti contratti all'interno della Camera dei Lord e ha una certa influenza nel mondo politico. Alcuni potrebbero definirlo spietato e autoritario, ma noi preferiamo affermare che Sir Rodney è determinato e ambizioso. La sua presenza in un sito archeologico è sinonimo di successo per tutte le persone coinvolte. Interessante.
The Times. Miracolosa riapertura degli scavi alle terme romane di Strand Lane. I lavori di ricerca stavano per essere interrotti quando è intervenuto Sir Rodney Bentley a salvare la situazione. Yeah, Sir Rodney Bentley. Sir Rodney ha assunto il controllo immediato degli scavi, affermando che il sito custodisce la chiave di un grande mistero. Promettiamo di aggiornare i nostri lettori con emozionanti notizie sui prossimi sviluppi. Interessante. Ma questi occhiali... Vabbè, non importa. Documento. Altra cosa da leggere? Questa lastra di metallo, oltre ad avere un grande interesse archeologico, sembra appartenere a qualcosa di più grande. Al momento non sono in grado di determinare esattamente di cosa si tratti. Capisco. Non dovremmo trovare il... A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ho appena preso una piastra di ferro. Archaeological Holmes. findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Mi sa che dovremmo risolvere anche il mistero di questo scavo archeologico di cui parlava Sir Bartman qua. Che gioia. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Ah, le pinze, mi servono le pinze. Andiamo a prendere un paio di robe di là con le pinze. Braciere. Oh oh. Ah. Dammi. I should analyze this melted metal. Dove l'hai messo quel pezzo di metallo, tanto per sapere? No, perché scotta. Avrà una borsa enorme da qualche parte con dentro piastre di metallo e pezzi di metallo fuso e tante altre belle cose. Oh, è bello questo posto. Non posso andarci? No! No! Oh my god, are you alright? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium. The coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Qualcuno voleva uccidermi, dici? Potrebbe essere, non dico no. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Mi sa che lo chiederà. Mi sa che lo dovremmo chiedere. Interessante comunque. Watson, perché la gente mi vuole male? Allora, gli effetti frenali del sono pronti per l'analisi di Scotland Yard. Le sospetti di Scotland Yard. Adesso vado a Scotland Yard, va bene, un secondo. Svolge analisi, cerca in archivio. Svolge analisi, svolge analisi. Ho un mucchio di chimica di fare, mi piace. Però prima andiamo a Scotland Yard, credo, sì, a prendere anche roba dagli effetti personali della gente. Magari dobbiamo fare analisi anche a quelle. Facciamo un po' di deduzioni. Non c'è niente nelle deduzioni, va bene. Buondì, gente. C'è sempre qualcuno seduto lì, che cosa fanno? Good day to you, Mr. Holmes. Good day to you, sir. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Good day to you, Mr. Allora, effetti personali di gente. Abbiamo tanta roba. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Una penna da ricco. Biglietto da visita. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Quindi Pitkin è quello ricco che non aveva niente in tasca, a quanto pare. Qua c'è When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Una mano però c'è sopra quel coso, non è A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Che gioia. Mio. Holmes che si impossessa di droghe a caso. Sospetto Holmes. Lettera. Bene, leggiamo. Sir Gregory Pitkin, direttore al signor Blinkhorn. Gentile signore, gli interessi che rappresento richiedono un miglioramento delle condizioni alle terme. Sì!
Effettivamente, essendo appena stato quasi uccisa da quelle terme, aveva ragione Sir Gary Pitkin. Attualmente gli scavi della Frigidarium sono sotto la sua... mi fa troppo ridere Frigidarium. Sono sotto la sua direzione. Tuttavia, i lavori non progrediscono. Non siete riusciti a trovare niente di valore e non siamo in grado di rendere il Frigidarium accessibile al pubblico. Il Frigidarium è una risorsa preziosa nella ricreazione dell'esperienza del terme romane. La sollecito a completare i lavori entro i prossimi 2 mesi. Dispone di questo tempo per concludere la sua ricerca archeologica e trovarne un altro impiego. Solo che non mi dice la data. An ordinary pencil. Non c'è scritta la data, quindi è abbastanza inutile, no? Taccuino. Rodney Bedcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Oh, ci sono quasi. Questa la scoperta archeologica più importante del secolo. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Chiaro. Oh. Beh, si leggeva anche prima comunque. Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Soggetto Sir Rodney Bedcliffe, età 63. Il bulbo oculare destro è stato strappato via, completamente trafitto da un coltello a lama ricurva. La lama ha attraversato l'orbita dell'osso frontale, lacerando una parte del lobo frontale del corpo calloso, per poi completare la sua traiettoria nel cervelletto, provocando lesioni emorragiche. Tutti i suddetti danni hanno provocato direttamente la morte dell'individuo. Nel lobo superiore del polmone destro è presente una vecchia ferita contenente muco e detriti ciliati che potrebbero corrispondere a un'infezione cronica provocata da elementi inalati in una camera ardente. Una mummia in decomposizione, per esempio, o del cibo secco e putrefatto destinato ad accompagnare il deceduto nella tomba. Il resto del corpo non sembra aver subito danni. Ok, va bene. Altre cose, signor Padre? A hand-drawn map. Moneta. Come se... non riesco a dire la decentemente. An old and rather dirty coin. E la fede. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Sto rubando poche cose. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Un mucchio di cose, Watson. Io propongo non di parlare a quei tizi, perché prima devo fare un'idea di che cazzo siano. Prima andiamo a cercare cose.